Ciao, oggi vi voglio proporre dei gioielli per il Natale. Chi mi conosce bene sa che io sono una patita del Natale, quindi perché non iniziare con dei gioielli di Natale? Iniziamo. Allora, come dicevo, voglio fare dei gioielli per Natale. Allora ho pensato di prendere una catenella molto sottile e attaccare dei charms. Voglio fare una collana, sceglierò come posizionare la catena e i charms. Togliamo l'eccesso. Allora, metterei, che ne so, un alberello. Io vorrei fare una catenella, diciamo girocollo, per cui siamo intorno così, direi questa misura. Adesso vi do le misure precise. Intanto però voglio posizionare i charms che io adoro. Considerate che io li ho comprati su Wish e li ho pagati veramente una cavolata, ma mi piacevano troppo. Allora, io metterei questo e metterei, vediamo, la renna l'abbiamo già messa. Vogliamo mettere Babbo Natale? Sì, va, mettiamo Babbo Natale. Abbiamo messo un po' tutto. Allora, adesso per attaccarli prenderò degli anellini oro, quindi vedete ci servono, abbiamo detto 5 charms, 5 anellini e attacchiamo. Considerate che inizierò da qui, quindi così prendo il centro di come lo voglio lungo. Io vi faccio vedere la misura che prenderò io, però vi consiglio di posizionare la catena sul collo. Considerate che in base alla chiusura cambia poi la lunghezza, in base a quanto la volete intorno al collo, decidete poi quanto farla lunga, ovviamente. Quindi la metà al centro metterò l'alberello e poi man mano posiziono le altre. Allora, come devo fare per posizionarle? Prendo l'anellino, vedete io ho preso questi tagliati, con le pinze mi aiuto, ruoto, apro, metto l'alberello e lo posiziono nella maglia. Ne so, io prendo adesso qui al centro e con le pinze vado a richiudere. Semplice, no? Penso che anche i vostri figli, i vostri nipoti possano farlo. Ecco qui. E continuiamo. Allora, come vedete ho montato quindi i 5 charms e ho montato anche la chiusura. Vi faccio vedere, io ho deciso di fare all'incirca, vedete, 45-46 centimetri e lascio di qua questa catena in modo tale che posso decidere dove chiuderla e quindi in base a come mi piace o anche alla persona se la voglio regalare può regolarla da questa parte e quindi diciamo che la collana è terminata. Adesso realizziamo un bracciale. Allora, adesso propongo un bracciale, ovviamente potete fare sempre con lo stesso sistema un bracciale con la catena, ma vi voglio far vedere invece un bracciale realizzato con il filo elastico, perline e attaccheremo i charms. Allora, prendiamo il filo elastico, lo considerate intorno al polso, io prenderò una lunghezza di all'incirca 20 centimetri e lo vado a tagliare in questo punto. Vi faccio vedere. Allora, vedete? Io taglio più o meno qui, lascio uno spazio un po' più lungo e taglio in modo tale che ho gioco per poter continuare a infilare le pietre. Ecco qui. Allora, lo utilizzeremo doppio il filo, utilizziamo un piccolo aghetto che vi ho fatto già vedere, ma ve lo faccio rivedere facilmente come si infila qui. Allora, prendiamo un filo metallico sottile. Io per capirci ho preso questo filo che è un filo di rame di quelli che si trovano nei cavi elettrici. Lo piego a metà, infilo il filo elastico proprio esattamente al centro del filo metallico, vedete?
ruoto un pochino, ma giusto per schiacciare, non ruotate perché altrimenti alcune perline potrebbero non entrare, ed incomincio ad infilare le perline. Vi faccio vedere qualcuna, tanto poi il meccanismo è sempre lo stesso, vedete? E passa. Continuo. Allora, considerate che inseriremo i charms praticamente quasi a bracciale finito perché possiamo definire in base alla lunghezza che piace in quale posizione metterlo perché tanto andremo ad utilizzare questi anellini. Quindi io continuo ad infilare le perle. Quello che vi consiglio è questo, continuando ad infilare, poi vediamo man mano la lunghezza. Considerate che questa sarà più o meno la misura del vostro bracciale, un po' di morbidezza la lasciamo, però più o meno è questa. Regolatevi in base al vostro polso, però più o meno diciamo che la lunghezza di un bracciale di quelli elastici intorno ai 16, massimo proprio 18 centimetri, ok? E continuo. Allora, vedete, io ho continuato ad infilare le perline, rimisuro la grandezza del bracciale. Dovendo mettere i charms, a me piace un pochino lento, quindi l'ho fatto all'incirca di 17 centimetri. Adesso non faccio altro che andare a prendere i charms e posizionarli come voglio metterli. Quindi mettere una campanella, possiamo ecco mettere una cosa così. Insomma, decidete voi. Io ne metterei tre. Sempre con lo stesso sistema, prendiamo gli anellini, li andiamo ad aprire con l'aiuto delle pinze. Prendiamo quindi l'alberello e lo metto al centro. Non vi preoccupate perché che non sia il centro esatto perché tanto vi ricordo che è un bracciale elastico. Infilo, allarghiamo un pochino le perle per far passare, vedete qui, e chiudo. Cerco di, ecco, vedete, vado a fare questo lavoro, non so se lo vedete, cerco di mettermi più possibile per farvi vedere cosa faccio. Vado a schiacciare. Ecco qui. E continuo. Posizionerò a questa distanza più o meno anche gli altri e poi vado a chiudere. Quindi continuo velocemente perché tanto è rapidissimo come cosa. Adesso contiamo più o meno a che distanza le abbiamo messe perché non si muovono, vedete? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi anche 9 di qua. Quindi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi metterò qui, allarghiamo anche questo. Ecco qui. Allora, adesso che dobbiamo fare? Vi ricordo che per andare a chiudere un bracciale elastico dobbiamo portare tutti al massimo le pietre che abbiamo inserito. Dai, che si è storta, mannaggia. Si è incastrata nella stellina. Ok, allora dicevamo, quindi li porto tutti così alla fine. Vado adesso a prendere qui e comincio ad infilare un filo
all'interno di questo piccolo cappio. Tiro. Adesso che ho fatto questo lavoro, tolgo il filo metallico e incomincio a fare il primo nodo. Fate attenzione però prima a portare su tutte le pietre. E adesso vado a tirare il filo all'interno delle altre pietre, quindi faccio questo lavoro. Vedete? Il nodino lo intravedo qui. E vado a fare un secondo nodo. Questa volta io lo passo anche all'interno così e chiudo. Allora vado a tagliare con le forbici e il lavoro è finito. Vedete? Vado ad infilare per farvelo vedere. Ecco qui. Allora, quindi abbiamo detto, abbiamo realizzato un bracciale, vedete, velocissimo ed una collana. Ovviamente vi potete sbizzarrire ad abbinare, mi si gira la catena, ad abbinare come volete i vari charms. Spero vi sia piaciuto e alla prossima!